Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Per rispondere un po' alle vostre domande a seguito del video dell'Avante MK3 Nero Advanced Pack, facciamo un altro video. Quindi oggi rispondiamo alla domanda: come si monta una Mini 4VD? Apri le istruzioni e le leggi. Video finito? No, ovviamente sto scherzando. Lo vediamo insieme, ma prima di proseguire ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. È fondamentale per sostenere la community e per permetterci di far crescere il progetto Radiocomandati. Allora, partiamo dagli strumenti. Sono tre quelli assolutamente fondamentali. Il primo, probabilmente ve ne sarete resi conto già guardando all'interno della scatola della vostra Mini 4VD, è una pinzetta, ok? Quindi queste ce ne sono di vario tipo, di varie marche, vari costi, soprattutto anche. Questa è la mia che utilizzo da qualche secolo, niente di particolare, permette di staccare i pezzi della Mini 4VD dagli sprue. Che cosa sono gli sprue? Sono questi bei, non so come definirli, pezzi di plastica che tengono insieme tutte le parti della nostra Mini 4VD. Ok, fanno parte dello stampo della plastica che viene fatto e vanno ovviamente tolti assieme a tutti i residui che non andranno a far parte della nostra Mini 4VD. Numero 2, un bel cacciavite a stella o a croce, come vi piace di più. Io utilizzo questo di Tamiya, che è molto molto comodo perché l'impugnatura si può sganciare dalla parte a cacciavite. Perché può essere utilizzato per il terzo accessorio. Ovviamente potete utilizzare un qualsiasi cacciavite a stella abbastanza piccolino da permettervi di girare le viti di una Mini 4VD, e un gira bulloni, come caspita lo chiamiamo questo? Non me lo ricordo più. Comunque da un lato deve avere la misura degli autobloccanti e dall'altro quello dei dadini che utilizziamo per fermare i nostri assetti. 1, 2 e 3. Basta. Non ci serve nient'altro. Non serve colla, non serve niente di niente. Quindi ora ci spostiamo sul mio tavolo, come ormai di consuetudine, e vediamo un po' che cosa bisogna fare. Quindi, non stavo scherzando, ma si parte veramente da quello che è il manuale di istruzioni. Ok? Come vedete, anche qui viene indicata addirittura anche una pinzetta per essere così, tra virgolette, agevolati nell'andare a gestire i vari pezzettini, le varie cose che andremo ad assemblare. Consiglio quindi, soprattutto con un kit come questo di Tamiya, dove è tutto ben indicato, molto molto bene e con precisione, è proprio quello di andare effettivamente a seguire il tutto. Per cui così faremo. Iniziamo con l'aprire tutti i nostri pezzi, che alcuni sono impacchettati. Seguendo quello che è il manuale, partiamo dalle parti laterali del nostro telaio. Sono queste. Come vi dicevo, l'utilizzo che si fa di questa pinza è proprio quello di andare a sganciare le parti in eccesso in questo modo. Consiglio spassionato: c'è un lato che è piatto, con cui è più facile. Il mio consiglio è quello di appoggiare alla superficie più piana del pezzo che vi interessa questo lato, perché è quello che rimarrà più pulito. Ok? Quindi se vedete le pinze hanno l'inclinazione più, diciamo, diagonale, teniamola verso l'esterno. Ok, allora questo in realtà è uno dei due pezzi, stacchiamo anche l'altro. Ok, allora partiamo subito da lui, che dovrebbe essere il posteriore, non ricordo male. Sì. Allora, non andrò ad applicare grasso o altri liquidi o altre cose in questo montaggio, perché riutilizzerò questa build in altro modo. Ok, se deciderete di utilizzarla per categoria T-Mac, seguitela pedissequamente anche per tutti i punti, diciamo, che non vi indicherò. Ok, quindi soprattutto per la parte della lubrificazione dei punti di contatto, soprattutto per il telaio, comunque diciamo più che altro per gli assali. Ecco, queste che stiamo andando a montare sono della sorta di boccoline che nelle build più avanzate vengono sostituite dai cuscinetti. Ok, li vedete qui, quindi sono andato ad inserirli. Vado poi a prendere gli assali, se li trovo. Dove stanno? Eccoli qui. Questo è appunto un assale, quindi l'ingranaggio rosa è quello, diciamo, che va direttamente sugli assali, no?
come potete vedere. Lo abbiamo posizionato in quello che è lo scasso dedicato appunto a questo ingranaggio, e poi, tanto che c'ero, ho anche preparato l'ingranaggio che poi completerà la trasmissione da uno dei due pignoni, perché il motore che andiamo a utilizzare è un bipignone, appunto a questo ingranaggio che andrà a dare la trazione al nostro asse. Passo successivo, ve lo faccio rivedere, c'è il collegamento e la preparazione dei due cerchi con le due gomme. Posteriore abbiamo inserito l'assale, i cerchi con le gomme e la parte dedicata al telaio. Ora io qui l'ho inserita un po', come dire, rapidamente, senza troppi problemi. Piccola tip: cercate di non creare delle inclinazioni sull'assale. Esistono dei sistemi per andare ad inserire i cerchi senza creare delle flessioni sull'assale, e cosa soprattutto molto molto importante, non stringete troppo, ok? La misura da lasciare come gioco è 1 millimetro, ok? Se misurate tenendo il telaio tirato da una parte, questo spazio qui che vi sto indicando ora, con 1 millimetro, è il gioco, diciamo, che può andare bene per non andare così a creare delle resistenze nella rotazione del nostro assale. Pezzo numero 1 fatto. Proseguiamo con l'anteriore, andiamo un pochino più rapidi, così non vi faccio perdere troppo tempo. Ora, seguendo il manuale, ci occupiamo della parte centrale dei contatti che alimenteranno il nostro motore a partire dalle due pile posizionate sui lati del telaio. Ok, abbiamo posizionato i contatti, andiamo a prendere il nostro motore, che come vi dicevo prima è un motore bipignone, perché andremo a posizionare qui da una parte e dall'altra dell'alberino che fuoriesce dal nostro motore due pignoni, quindi pignone. Come si installa? Allora, c'è uno strumentino, che è questo qui bianco che vedete ora, che vi permette di fare pressione e portare il pignone al giusto livello rispetto all'alberino nel modo corretto. Allora, i pignoni sono questi, 1 e 2, ok? Quindi andiamo a posizionare il pignone qui dentro, ok? Ovviamente con la parte più piatta verso il fondo, e andiamo a fare pressione in questo modo, ok? Mi capita spesso di vedere gente che dice ho posizionato male il pignone, fa uno strano rumore, troppo avanti, troppo indietro. Questo, raga, usate questo e il gioco è fatto. Facciamo anche dall'altro lato e fatto. Leggermente calamitante, magnetico un po' il motore, quindi prende su anche tutte le graffette. Ok, quindi il motore ce l'abbiamo. Cosa dobbiamo prendere, cosa dobbiamo posizionare? L'alloggiamento del motore per permetterci di andarlo a incastrare ovviamente all'interno del telaio. Le parti sono due, sono laterali rispetto al motore, gli fanno proprio da guida, e poi vabbè ci sarà una copertura che vedremo. Allora, anche in questo caso è abbastanza semplice,
Vediamo se riesco a mettervela a fuoco. Ok, vedete che la calotta è leggermente inclinata? Ok, andiamo a posizionare questa copertura che ha la stessa curvatura lì sopra. Dall'altro lato, ovviamente, vedete che ci sono due ganci che fuoriescono in questo pezzetto, devono andare dal lato dei contatti, ok? Perché i contatti andranno verso il basso e questi due gancettini andranno a fermare il motore dentro il nostro telaio, in questo modo qua, ok? Ora lo andiamo a posizionare, però prima di posizionarlo, se notate qui va inserito l'interruttore, cioè quello che farà muovere quel pezzetto di rame che sta lì, chiudendo il circuito delle pile, ok? Quindi è molto basic. La lamella che tocca il contatto della batteria va a toccare quella dell'altro lato se solo se l'interruttorino spinge la lamella contro l'altra, ok? È abbastanza semplice, quindi basi di elettrica, mettiamola così. Quindi andiamo a posizionare il nostro gancio in questo modo qua, ok? E poi andiamo ad inserire, vedete, il lato dei contatti deve andare verso il punto in cui le lamelle hanno questi pezzettini. Vediamo se riesco a farveli vedere meglio. Ok, vedete, i contatti devono andare per così. Ok, e direi che abbiamo, controllate sempre bene che le lamelle siano correttamente incastrate e direi che abbiamo fatto. Ora togliamo questo. Il passo successivo è quello di andare a posizionare gli ingranaggi della trasmissione, che sono questi gialli, nel loro posto adibito. Quindi fatemi riprendere la pinza. Ok, prepariamo anche il secondo perché me ne ero totalmente dimenticato. Quindi 1 e 2 ci serviranno anche all'interno del set delle viti esagonali. Ci sono anche altre due viti che non sono rinforzate, ma ci interessa poco in questo momento perché quello che vogliamo prendere in considerazione sono 1 e 2. Ok, fatemi togliere un po' di cose totalmente inutili in questo momento. Questi sono dei supporti, degli alberini, chiamiamoli così, che servono appunto per posizionare i nostri ingranaggi, quindi 1 e 1, 2. Anche in questo caso, anche in questo punto, uno dei primi upgrade che farete passando dalla T-Mac a una categoria superiore sarà quello anche in questo punto qui di andare a sostituire queste boccoline di plastica con dei veri e propri cuscinetti, ok? Che si possono lavorare, si possono lubrificare in maniera più che adatta e direi che ci siamo, ok? Guardate bene la direzione degli ingranaggi, la parte più ampia dell'ingranaggio non è mai dallo stesso lato rispetto all'altro, ok? Perché altrimenti creerebbe una rotazione non corretta, per così dire, ok? Se vogliamo andare in avanti, la rotazione, la direzione in cui questi ingranaggi devono essere è questa, ok? Ora, siamo arrivati a questo punto, la trasmissione e il motore possiamo coprirli, anche in accordo con quello che ci dice le nostre istruzioni. Andiamo a riprendere uno degli sprue che abbiamo toccato meno, ovvero quello bianco, e andiamo a sganciarlo. Mi raccomando, attenti a dove tagliate, fate sempre attenzione ad ogni punto, e andiamo ad inserire il carter di copertura del nostro motore. Allora, come si inserisce? Vedete che questa parte qui è volutamente non collegata. Perché? Perché vi permetterà questo gioco in incastro del telaio. Ok? Quindi come si incastra? Vi faccio vedere, è abbastanza semplice. Non so se riuscite a notarlo, vediamo magari un po' più da vicino. Ok, ma in questo punto ben preciso c'è una freccetta che va in avanti, ok? Si vede poco, ma fidatevi sulla parola. La stessa freccetta nella direzione opposta è da questo lato qui sopra, ok? Implica che queste due parti devono combaciare, ok? Per cui quello che faremo sarà andare a fare un po' di pressione, fare in modo che le due linguette che sono qui in basso si vadano ad incastrare e poi, tenendo ferma questa parte qui, vado ad inclinare quest'altra fin tanto che non si incastra e non è tutto fermo, ok? Mi raccomando, non stringete troppo qui, non piegate troppo qui, perché questo carterino lo spaccate altrimenti, ok? Andiamo a montare il fronte e il retro nella nostra Mini 4VD e come vedete ora, se io giro le ruote frontali, per funzione di collegamento dell'intera trasmissione vado a ruotare anche le ruote posteriori,
ok? Se questo non avviene, beh, avete sbagliato qualcosa, tornate indietro col video e correggete. Quindi, come abbiamo detto, questo è il posteriore, questo è l'anteriore e adesso passiamo al bumper frontale e al bumper posteriore. Non starò a darvi troppe spiegazioni su questa parte, ma quello che vi posso dire è che dovrete pedissequamente seguire l'ordine di composizione che sta all'interno del manuale di istruzioni in sequenza. Ok, quindi questa sequenza qui di inserimento delle varie parti sopra la vite esagonale, quella rinforzata, quella di cui abbiamo parlato anche nel video precedente, quindi di questa, è fondamentale, ok? Perché? Perché ogni elemento permette la giusta scorrevolezza, che ovviamente dà questo tipo di assetto, perché non stiamo parlando di roller che girano su cuscinetti, ma su boccole di ottone, quindi va bene, ok? E che altro dire? Proseguiamo. Giusto due parole su questo primo roller. Come detto, questi di scatola sono roller che non hanno cuscinetti, sono in plastica. Abbiamo degli spacer e piccolo tip che vi do anche qui dal punto di vista dell'installazione. Questi li chiamiamo washer a molla, ok? Quindi in inglese spring washer, perché sono spaccati. Perché sono spaccati? Perché nel momento in cui andate a serrare diciamo tutto quello che andate a inserire contro questo tipologia di, vediamo se riesco a farvelo vedere, magari si riesce, ok, questo fidatevi è spaccato, quindi è come se fosse una piccola spiralina, giusto un giro chiuso, permette di fare più grip, ok, permette di fare più grip contro la superficie contro cui viene appoggiato, ok. Ovviamente questo tipo di configurazione nel momento in cui si utilizzano dei roller con i cuscinetti è leggermente diversi, perché sopra e sotto al cuscinetto bisogna andare ad inserire un oggetto leggermente diverso che favorisce lo scorrimento del cuscinetto. Però vabbè, se vedremo magari nel dettaglio anche questa cosa, fatemi sapere se vi interessa, sicuramente ne parliamo. Proseguo con il resto della configurazione, lo monto sul telaio e acceleriamo il tutto. Prima che mi diciate qualcosa, sì, ho inserito la vite una da una parte e una dall'altra, quindi la testa da un lato è sopra, dall'altro è sotto. Anche questa fa parte delle scelte di setup, quindi la direzione in cui andare ad inserire la vite, se da sopra o da sotto, ok? Quindi ne avete un esempio così. Potrebbe avere anche un senso anche così, ecco. Scelta vostra, raga. Allora, andiamo a posizionarci poi sul telaio con queste due vitine un po' piccoline, ok? Ci sono una, prendiamo il nostro cacciavitino ed ecco l'altra vite. Tra l'altro il bello di questo cacciavite è che è leggermente calamitato, ma proprio poco, però aiuta nel non perdersi le viti quando serve. Ok. Direi che la parte posteriore l'abbiamo inserita, ci sono altre due viti da inserire, vediamo un po' dove, nella parte più esterna, quindi qui, ok, vabbè dai, inseriamole così almeno la completiamo correttamente, quindi una e due, ok, quindi cercate sempre di avere più punti di ancoraggio anche per le fibre, ok, perché diciamo il telaio flette durante la corsa, può avere delle imbarcate di vario tipo e se la fibra, per così dire, svolazza un po' troppo, andrebbe a contribuire con dei comportamenti magari inaspettati della Mini in carreggiata, quindi quantomeno cerchiamo di tenerla il più ancorata possibile, senza esagerare, non riempitela di vite giustamente, però anche qui due punti verso la parte più centrale del telaio e due punti per tenere la parte dei roller, che comunque è la più sollecitata perché è quella che va a sbattere poi contro i bordi della pista, ancorati alla parte di plastica posteriore del nostro telaio. Andando ad inserire i primi due damper, ovvero
pesi della nostra build. Ok? Che cosa sono i damper? I damper sono questi pesetti che vedete anche qui, che in pratica permettono un assorbimento delle cadute, ok? Chiamiamola così, cioè l'effetto damper è il trasferimento di forza, di movimento che la nostra mini ha a un oggetto che si muove su questa vite, ok? Quindi il mio damper in questo caso mi permetterà, nel momento in cui la mini andrà ad atterrare in questo modo, di andare parzialmente ad assorbire quello che è il movimento e l'urto che la mini va ad avere andando a cascare di nuovo all'interno della carreggiata, no? Quindi una corretta distribuzione del damper in termini di peso, in termini di posizione, aiuta e permette un più facile reinserimento in carreggiata dopo i salti, ma anche un corretto comportamento, evitando diciamo dei rimbalzi non previsti della nostra mini, andandoci a portare anche fuori pista. Ok, inseriamo anche il secondo e direi che per quanto riguarda il posteriore abbiamo assolutamente terminato il nostro setup. Abbiamo montato anche le fibre nella parte inferiore del posteriore della nostra Mini 4VD. Sono due sovrapposte, ok, come indicano le istruzioni. Questa è quella che comunemente chiamiamo padella e questa è quella che comunemente chiamiamo banana per questa inclinazione, no? Piccolo suggerimento che vi do, anzi è un tema molto importante: da istruzioni vengono utilizzate delle viti a testa tonda che però possono portare a rovinare anche le piste dove andrete a correre, ok? Perché se per un qualche motivo, una qualche inclinazione, qualche fuoriuscita, queste viti vanno a toccare con la pista, metallo contro plastica ovviamente vince metallo e quindi vanno a ledere la pista. Come si fa? Allora, esistono, come chiamiamoli op-ups, come upgrade, come altri pacchettini di ricambi delle Mini 4VD, le viti a testa svasata. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che sono delle viti che nel momento in cui andremo a svasare la nostra fibra con degli strumentini, anche diciamo esiste anche l'Item Tamiya che permette di farlo, andremo in questo modo a creare un alloggiamento per la testa della nostra vite all'interno della fibra e quindi la testa della vite andrà a pari con la fibra, quindi non ci sarà alcun tipo di fuoriuscita. Questa è una cosa molto importante, bisogna farla bene perché ci dobbiamo tenere comunque alle piste dei nostri organizzatori, perché altrimenti non possiamo più correre. E quindi ecco, il mio consiglio è ovviamente quello di statevi accorti soprattutto su questo discorso qua. Altro piccolo suggerimento: che cos'è questa fibra messa così? La chiamiamo anti-aggancio. Perché? Perché può essere che la vostra Mini 4VD per un qualche motivo nel momento in cui cade dopo un salto cada sulla sponda in questo modo qua, ok? Se questa fibra non è presente nel mio setup, potrebbe succedere che la mia Mini 4VD si incastri così, e vi assicuro che è molto probabile che si incastri così, per cui andare a utilizzare un anti-aggancio è sicuramente preferibile e consigliato, ok? Alcuni di noi mettono spugne freno, skid tape per fare scivolare di più la mini nel momento in cui tocca in questo punto, ma quello che vi serve di più sapere è che l'antiaggancio serve a proteggere questo incavo che si crea con la fibra, i roller e la ruota, ok? Ok, veniamo ora al frontale. La fibra principale è questa, una di quelle che mi piace di più in assoluto. Andremo anche in questo caso a utilizzare le viti esagonali rinforzate da 25. Vi ricordo che sto utilizzando per intero il kit dell'Avante MK3 Nero Advanced Pack, quindi non sto aggiungendo niente ragazzi, tutto quello che vedete è dentro questo pack. E proseguiamo come andando ad inserire, così come da manuale, la vite esagonale, un bel washer nella parte sottostante e proseguiamo. Allora, ho praticamente finito il primo dei due roller anteriori. Volevo farvi vedere come si installano queste pallette, ok? Nei kit viene fornito questo gommino tondo che semplicemente si può fare aderire attorno alla pallina e lo si può utilizzare per avere maggiore grip e farla ruotare. Mi raccomando, occhio a non girare troppo perché altrimenti la vite buca la pallina, è pur sempre plastica. Allora, ci siamo anche con la parte frontale, ho montato entrambe le fibre. Anche questa è una forma di, chiamiamola anti-aggancio, comunque una parte che ci dà modo di andare eventualmente ad installare una spugna freno
al frontale, permette comunque eventualmente di nascondere leggermente i roller in un qualche modo su alcune configurazioni, però sì, principalmente quello che ci permette di fare è andare uniformemente ad installare una fibra al frontale. Per quanto riguarda il superiore, ma anche in realtà per il posteriore, nella configurazione dell'Avante ci sono 4 roller al posteriore, 2 al frontale da 13 mm. Non ve l'ho fatto vedere, ma ho inserito anche il poggiapile, comunque sempre qualcosa che è abbastanza semplice, lo trovate anche nelle istruzioni. Ho inserito i damper al frontale che vanno direttamente nelle viti di incastro tra la parte anteriore e la parte centrale e basta. Questa è l'intera configurazione. Adesso molto velocemente stacco anche la carrozzeria, attacco gli adesivi e la vediamo finita. Come al mio solito con gli adesivi faccio sempre un casino, quindi li metto un po' a sentimento. Però ecco, quello che volevo farvi vedere è che comunque questa Mini è veramente bella, ok? L'accostamento di colori, il fumé, veramente bella. Una cosa che non abbiamo fatto vedere è l'aggancio, che lo so cosa state pensando, ma chi corre in jump lo sa, l'incastro della carrozzeria è sempre abbastanza noioso, perché ovviamente avendo più fibre è sempre un po' noioso. Però ci siamo dimenticati una cosa. In realtà dentro la nostra scatola era anche presente questo che vi ho fatto vedere nell'anteprima. Questo qui nient'altro non è che la possibilità di, in maniera molto veloce, andare ad incastrare. Vedete, regge perfettamente. Questa è la mia Avante Mark III Nero Advanced. Quindi raga, che dirvi? Spero vi sia piaciuto questo video, l'abbiamo vista finalmente anche montata. Ho cercato di darvi quanti più tip possibili utili per il montaggio per la vostra prima Mini 4VD e al contempo farvi vedere anche questo modello, che comunque sarà disponibile dal 26 di settembre nei migliori negozi di modellismo qui in Italia. Che altro dirvi ragazzi? Grazie per averci seguito, per aver così passato del tempo qui con me guardando questo video e Dio piacendo. Arrivederci, alla prossima, ciao!